Ciao amici, ben ritrovati in questo viaggio fra i neri, almeno fra alcuni tra i più conosciuti. Oggi parliamo del 4001 Black di Pelican, anzi Brilliant Black. Brilliant Black, e in questo caso devo dar ragione, è proprio un nero brillante, quantomeno non appena viene steso sulla carta. Procediamo con ordine. Una delle linee più note, una delle formulazioni che sono rimaste abbastanza simili, almeno negli ultimi tempi, e soprattutto una grande disponibilità e reperibilità sul mercato. Ne hanno fatto un inchiostro che insieme al blu è diventato un po' egemone per molti studenti, una nave scuola per chi vuole iniziare, insomma con questi non si sbaglia mai, anche se trovo che questo, a differenza di altri inchiostri della serie 4001, sia un inchiostro molto particolare e richieda anche un po' di attenzione. Un inchiostro che è utilizzato anche da qualche calligrafo o comunque da chi vuole sperimentare un po' il mondo dei pennini ad intinzione. Andiamo velocemente ad esaminarlo. Un calamaio che, come vedete, porta il logo Pelican sul tappo, un tappo in plastica, ma il calamaio è un calamaio in vetro e questo fa bene al nostro inchiostro. 30 ml, forma più che mai classica, una forma adottata anche da altri brand. 30 ml, ve l'ho detto, è il giusto per andare a provarlo. Attenzione ad una cosa, un po' come per il 4001 blu, lo abbiamo detto nel video dedicato, sono inchiostri che tendono ad evaporare, persino all'interno delle cartucce stesse. Pensate un po', quindi serratelo bene, sempre, riponetelo lontano dalla luce, perché comunque la composizione è suscettibile anche del calore, assolutamente, e della luce. Osservandolo all'interno del calamaio si vedono molti accenti di viola, neanche proprio melanzana, di viola, e talvolta con una luce particolarmente tagliente, persino anche, oserei dire, di un magenta scuro. Cioè è un inchiostro che non è solamente nero. A osservarlo comunque sembra di vedere un mare di petrolio, quindi una viscosità ben diversa da altri inchiostri che ho esaminato nel corso di questa serie. Sarà davvero così questo inchiostro? Avrà queste caratteristiche? Non resta che metterlo alla prova e come sempre lo facciamo partendo dalla carta Rhodia, che è un po' il nostro riferimento per le prove. Lo farò utilizzando la Kaweco DA2 con un pennino medio, che è la penna che ho utilizzato per tutte queste prove. Che testina, non avevo acceso la videocamera, quindi ripeto quello che ho già scritto e lo ripeto per voi. Inchiostro Pelican. E allora dicevo, sì, è vero, quello che abbiamo osservato c'è tutto. C'è tutto che cosa? Quella viscosità che avevo notato all'interno del calamaio la ritroviamo quando andiamo a scrivere e si manifesta come un leggero film si frappone fra carta e pennino. È come se il pennino scorresse qua sopra. Per uno, diciamo come me, che ama preferibilmente il controllo della penna, in corrispondenza di un pennino così rifinito che è quello della Kaweco DA2 ed è un pennino M, cioè di tipo medio, per me, vi dicevo, diventa quasi eccessivo, cioè la governabilità. Ecco, vedete per esempio come mi è scappata governabilità, ecco, vedo per esempio questa spigolosità, questo invece questa discendente curva così ampia, diventa un pochettino problematico. Perché? Perché non riesco a controllare come vorrei, quindi un maggior controllo per esempio per me sarebbe auspicabile, ma è anche vero che chi deve scrivere invece, scrivere e non provare magari la calligrafia o provare i pennini e le carte come faccio io, trova in questo inchiostro un grande alleato, perché è un inchiostro che non fa stancare la mano, che offre molto aiuto in questo senso grazie alla sua scorrevolezza. E cosa possiamo dire invece analizzando il nostro riscontro? Anzi, fatemi fare un'altra prova qua, che vorrei provare
quanto eventualmente passi il foglio. Cosa possiamo dire? Intanto che anche in questo caso, se aveste la possibilità di vederlo con i miei occhi, cioè dal vivo, notereste che c'è questo riflesso color violaceo non appena viene steso l'inchiostro, cioè non appena la parte liquida è ancora bella visibile, bella viva, e poi viene ovviamente assorbita. Come capacità di assorbimento, essendo abbastanza viscoso, cosa succede? Che le goccioline vengono tenute, per così dire, in forma, quindi in superficie, e quindi ci mette un pochettino più di tempo ad asciugare. Ma sapete che è un parametro che a me più di tanto non interessa, e mi spiace, chiedo scusa invece, per esempio per tutti i mancini, che per loro è invece un dato interessante, ma purtroppo sono quelle cose che non ho mai, diciamo, alle quali non ho mai dato eccessiva importanza. Tornando quindi alla nostra analisi visiva, vediamo un nero compatto nella sua stesura, un nero profondo, perché effettivamente il colore, la sua profondità di nero c'è tutta. Qui che è ancora un pochettino fresco è ancora più bello, perché sembra proprio ancora più profondo, ancora più deciso questo nero. Andiamo a vedere come si comporta con un altro tipo di carta. Tanto fatemi vedere se passa la carta, ma come vedete nemmeno qui, dove ho calcato e ho cercato di mettere in difficoltà la carta, il nero non passa. È probabile che con un pennino più abbondante questo possa verificarsi, ma insomma bisogna andare un po' a cercarsela. Ho preparato precedentemente delle prove su una carta molto diversa, che è la Pigna Style, è un blocco economico di carta pigna, molto diverso da Rhodia per vari motivi, principalmente perché la carta non è una carta così liscia, ma anzi è una carta porosa. Il punto di bianco, come vedete, è ben diverso. Questo punto di bianco ci darà poi anche modo di esaminare le differenze dell'inchiostro, e poi soprattutto è una carta rigata. Essendo rigata, assieme alle altre cose che vi ho descritto, toglie contrasto, toglie brillantezza, e quindi ecco perché il mio nero sulla carta Rhodia è ben più deciso di quello che vedo sulla carta Pigna Style, però non così cioè non così marcatamente come altri inchiostri invece fanno apprezzare. Quindi in questo vedo un aspetto un po' più camaleontico di questo inchiostro rispetto per esempio al Waterman che abbiamo esaminato in un video precedente, dove deposto su questa carta, che è la stessa, il Pigna Style, come potete vedere appare un pochettino meno deciso, un pochettino più sbiadito, mentre il Pelikan, anche e soprattutto con un tratto più corposo, che è il tratto B, che ho utilizzato un po' per tutte le prove, è molto pieno, molto fitto, e questa è una caratteristica che per chi cerca insomma un inchiostro nero si aspetta che risponda così. Ho fatto anche delle prove di incrocio, e andiamo a vedere se passa il foglio, ma non c'è nemmeno l'ombra, neanche su questo foglio, quindi molto bene, tutt'al più per, se ci riuscirò, si potrebbe notare appena che tanto inchiostro ha un pochettino cambiato, ha un pochettino bagnato le fibre della carta, creando una curvatura leggerissima. Bene, vi dicevo, non c'è neanche su una carta come questa alcun effetto di spiumaggio. La copertura negli inchiostri neri insomma non la valuto nemmeno, perché se devo esaminare la capacità coprente di un nero, insomma vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato nella formulazione. Il nero è nero, e quindi tutt'al più la partita si gioca sulla profondità, sullo spiumaggio casomai, e soprattutto sulle doti, quelle dell'analisi dinamica, cioè sulla sua funzionalità, che deriva per l'appunto da come è la sua formulazione. Allora andiamo a vedere intanto come si vede e come si manifesta questo inchiostro su una carta invece color crema, sempre una carta Rhodia, Waterman Sailor Diamond Pilot Black, eccolo qua. Quindi il nostro inchiostro Pilot si vede in questa maniera, molto bello, l'accostamento del nero sull'avorio certamente sa anche molto di vintage,
un bel accostamento in generale, però per esempio la carta bianca riesce a tenerlo appena più vivo, ma ancora una volta non con un contrasto, scusate, non con una differenza così netta come avviene invece su altri inchiostri che evidentemente, essendo meno densi, parliamo di colorimetria, hanno bisogno di un elevato contrasto per esprimere al meglio quel fattore. Invece qui vedo che anche cambiando la carta è un nero che resta bello vibrante. Lo proviamo anche su un'altra carta. Questa è una carta Quaxima da 80 grammi e lo mettiamo in relazione ad altri inchiostri, giusto per contestualizzare il nostro amico. E ce n'è un po' per tutti i gusti, come potete vedere, perché poi il nero veramente va a, come possiamo dire, lo andiamo a soppesare per sfumature, ma sfumature minime. Se fra i blu possiamo soffermarci e discutere per ore se questo, quell'altro, la sfumatura così, la dominante cos'ha, eccetera, con il nero alla fin fine si risolve tutto in quello che è più coprente, nel senso di più profondo, più deciso. E il nostro black della Pelican, nel 4001, effettivamente è uno di quelli che è bello tosto. Quello che apprezzo di questo inchiostro, e stringo un pochettino, è il modo in cui si fissa alla carta. Dici poco, Marco, certamente è come si fissa alla carta, ma soprattutto l'omogeneità che ne deriva dal tratto una volta che si è asciugato, cosa che ritrovo in parte, per esempio, anche nell'Herbin, il Perle Noir, senza dubbio, un po' meno in altri inchiostri, che magari anche l'Aurora Black, ma l'Aurora Black ha bisogno di alcune carte per mettere in rilievo questo aspetto. Veloce carrellata invece sulla stessa carta con altri inchiostri, visto che ne abbiamo parlato. Il Waterman ve l'ho fatto vedere prima, allargo un pochettino, il Waterman ve l'ho fatto vedere prima, e comunque vi rendete conto che non ci sono cambiamenti epocali o tali da poter dire questo è meglio di quell'altro, se non il gusto personale. Ad esempio l'Aurora, di cui vi ho, scusate, il Perle Noir di cui vi ho appena accennato, per esempio su questa carta, vedete, perde un pochettino, sull'altra carta è rimasto invece uno di quelli molto vibranti e belli. Quindi un aspetto che, come vi ho detto prima, va tenuto in considerazione quando si acquista e si valuta un inchiostro nero, che di sfumature ne ha ben poche, e soprattutto la sua formulazione, oppure quell'aspetto di versatilità che il Pelican 4001 conserva e possiede, dato che si comporta in maniera molto omogenea, o abbastanza omogenea, insomma, anche con carte di finitura diversa, cosa che altri inchiostri invece digeriscono meno facilmente. Grazie a tutti amici, e vi aspetto ovviamente ai prossimi video. Ciao a tutti!